Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario o ascendente Acquario. Anche se hai la Luna o Venere in Acquario, potrai trovare dei messaggi importanti per te in questo video che ti trova proprio in questo momento, quindi è valido proprio in questo esatto istante in cui ti trova. Ok? Vediamo quali sono i messaggi degli spiriti per te in merito a quello che stai vivendo proprio in queste ore, nelle prossime ore e in questo istante. Ok? Allora, andiamo a vedere. Prima partiamo con gli oracoli. Acquario. Come dentro così è fuori, resta fedele a te stesso. Sì, ti stanno dicendo di mantenerti fedele a chi sei, senza paragonarti, senza fare paragoni. L'ombra protegge, esplorazione profonda e interiore. Mi stanno raccontando che in questo esatto momento sta avvenendo dentro di te una forma di consapevolezza del proprio valore senza paragonarsi a nessun tipo di modello esterno. Una profonda esplorazione interiore, l'ombra protegge, no? Magari sei in una fase introversa, introspettiva, non ti stai mostrando tanto al pubblico, fuori, al mondo. È come se stessi guardando le tue interiorità per poter poi prendere atto della bellezza che ti incarna e proiettarla all'esterno, perché così come è dentro, così è fuori. È un momento introspettivo, mi stanno dicendo. E senza enigma non cercare con la mente, il mistero risolve. Allora, dovevi proprio avere questo messaggio in questo momento, no? Cerchiamo sempre con la mente le cose. La mente cerca di aggrapparsi a un risultato, di dirigere degli eventi che sono indirigibili perché gli eventi sono eidola, sono enti, entità, spiriti, dei, numi, daimones, non sono governabili. È come se quello che non sai in questo momento, a cui la tua mente si vuole aggrappare probabilmente per avere una spiegazione a qualcosa, non è funzionale a quello che devi fare adesso. Perché quello che devi fare è come se devi stare nel vuoto, devi stare nel centro, nel tuo vuoto. Che cos'è il vuoto? Il vuoto non è il niente, è il principio cardine del buddismo, il vuoto. Il vuoto è l'energia, la stanza vuota all'interno della quale tutto può nascere. Ma se noi cerchiamo di aggrapparci con la mente a quello che potrebbe nascere in quella stanza, togliamo la possibilità a qualcosa di grandioso che sta nascendo di occultare quella potenzialità. E quindi cosa ti sta dicendo questa lettura in questo momento? Non devi fare niente, devi stare nell'essenza, nel vuoto, il mistero risolve ciò che non sai e che non ti devi forzare di sapere. La tua ombra ti sta dirigendo, come dicevano anche gli antichi, la tua ombra è l'anima nera. L'anima nera, Jung la chiamerebbe ombra, dove sono custoditi i tuoi più grandi tesori, talenti e capacità. Allora è come se queste capacità tue ti stessero forgiando. Magari vuoi fare delle cose, vuoi capire delle cose, in questo momento non devi capire niente, devi comprendere. Comprendere non significa capire, comprendere significa porto con me, comprendo, porto con me la verità spirituale, questo che ti sto dicendo adesso. E tutto si dissolve da solo. Andiamo a vedere cosa ti raccontano i tarocchi, vediamo.
Cavaliere di coppe. Ah, è in arrivo un movimento, la vita ti porta a un movimento d'amore. 6 di spade, vedi? È in arrivo un movimento d'amore verso di te, mi stanno dicendo. Un movimento che permette di tranquillizzarsi. Un movimento d'amore. Cavaliere di spade. Movimento, anche più cavalieri, movimento, vediamo. Wow, l'imperatrice ci picchia. Guarda, ascoltami bene, c'è il 4 di denari. Quello che non vedi arrivare è un pieno sviluppo in qualcosa che sta crescendo dentro di te. Può essere una storia d'amore, un progetto creativo o ambedue. Allora, in questo momento tu non lo stai vedendo quello che ti sto dicendo adesso. Il mistero risolve, no? Però io te lo svelo un po'. Allora, stai per partorire qualcosa di grandioso che darà dei frutti a lungo termine. Ripeto, ti stai proprio spostando verso l'acquisizione di potere, forza, qualcuna di voi diventerà mamma, e... però è come se ancora non lo vedessi, no? Questo 4 denari, mi tengo stretto il mio potenziale ancora. Allora, qua c'è un potenziale che sta emergendo a bomba, tu ancora non lo vedi. Ed è come se gli spiriti stanno programmando dentro di te questa uscita, questa manifestazione. Un grande sviluppo, un grande... qua mi dicono che hai molta fede in chi sei, molta fede in chi sei, nonostante i rumori del mondo, no? Perché stai lavorando con le tue ombre. Presto nascerà qualcosa, molto presto con l'imperatrice, che è qualcosa che ha a che fare con le tue interiori, dentro di te. Progetti creativi, anche allargare la famiglia, perché no? Qualcosa di grande. Cos'altro mi raccontano? E c'è qualcuno che brama la tua presenza. Qualcuno che brama 7 di denari mi dice che l'attesa è fruttifera, questa attesa è fruttifera, l'universo ti sta sorridendo in questo momento. E quando arriva, e quando magari la tua mente, no? Aspetta. Re di denari, mi dicono che presto raggiungerai una grande stabilità economica, lavorativa, per quello che hai già seminato nel passato. Grande stabilità economica lavorativa. Paggio di coppe, anche l'amore, e troverai anche una persona con la quale costruire qualcosa di importante. Paggio di coppe, 8 di coppe. Alcuni di voi stanno vivendo un cambio emozionale in questo momento. Un cambio emozionale, come se vi foste sentite o sentiti insoddisfatti di ciò che avevate, state uscendo fuori da una zona comfort. Ecco, tutto questo processo si sta albergando dentro di te. Sì. Regina di coppe, l'appeso, regina di spade. Alcuni di voi stanno facendo un po' fatica a sentire le emozioni, quello che vogliono, quello che il cuore vuole veramente. Infatti, se no non mi capitava questa carta, no? Allora, per avere le idee chiare devi seguire solo le tue emozioni profonde. Allora questo tu lo farai, mi stanno raccontando. Allora qua cambiare la prospettiva sulle proprie emozioni è fondamentale per avere delle idee chiare. Mi dicono alleati alle tue emozioni. Regina di coppe, anche se sei uomo, l'appeso, alleati alle tue emozioni, lascia andare il controllo.
lascia andare il controllo, l'appeso regina di coppe, lascia andare il controllo sulle tue emozioni, non ti controllare, lascia andare il controllo sulle tue emozioni, piuttosto alleati. Cambiare prospettiva rispetto alla regina di coppe significa cambiare prospettiva su come tu gestisci le tue emozioni, non le devi gestire, abbandona il controllo. E la regina di spade mi dice che questo porterà a chiarezza e lucidità di intenti, avrai una mente straordinariamente lucida, predisposta a realizzare un cambio emozionale per la crescita esponenziale. Ok, vediamo. Guarda, devi allearti alle emozioni, c'è un 5 di coppe, mi dice che stai attraversando un momento, hai potuto attraversare un momento di tristezza, no? O di malinconia, la dolce malinconia. Tutto sta cambiando con la ruota. Era tempo che tu stavi aspettando questo momento, tutto sta cambiando. La ruota della fortuna sono eventi improvvisi che portano un giro del destino dalla tua parte in merito a circostanze un po' più tristi, un po' più malinconiche. Va bene? Vediamo cos'altro. Sta arrivando una grande felicità autentica, notizie positive, c'è il sole. Allora, questa lettura mi sta raccontando di quanto il tuo potenziale sta emergendo. La tua mente a volte vorrebbe gestire, controllare quello che sta emergendo, quello che c'è dentro, però il mistero risolve, ricordiamo, no? Qua sta arrivando una grande stabilità lavorativa e riconoscimenti su questo piano per tutto ciò che hai seminato già in passato. Qualcosa a livello lavorativo sta cambiando per te perché sarai animata o animato da un potenziale creativo o qualcuno un po' più giovane di te, più piccolo di te, ti porta un'idea sul piano lavorativo. Questo ti permette di andare oltre alle tue visioni e di staccarti da una zona comfort che a livello lavorativo hai potuto portare avanti fino a questo momento. Il punto qual è? Lasciare andare il controllo per avere delle idee chiare, per raggiungere questi eventi, per non farti travolgere dagli eventi, ma piuttosto cavalcarli. Quindi una grande felicità, una nuova alba sta giungendo per te, in merito a una crescita esponenziale di ciò che stai portando dentro. La nascita di un figlio, rimanere incinta o avere un progetto creativo straripante, quello sta arrivando. Ed è come se dovevi avere questa sensazione di tristezza, di malinconia, alla quale ti sarai giustamente alleata con lo yoga sciamanico, me lo auguro, porta questa realizzazione con il sole. Wow. Vediamo cosa mi dicono questi oracoli. Protesta abbandera una rivoluzione, è come se il tuo potenziale vuole emergere, quindi questo mi sta dicendo che ehm, questo è il cavaliere di spade con la protesta, no? Magari hai aspettato tanto tempo per far emergere questo tuo potenziale o un progetto o qualcosa, hai aspettato i frutti e non stavano arrivando. Allora questa carta di protesta mi dice che invece sei stata ascoltata o ascoltato. E infatti qua c'è come se fosse un tre di coppe, non aver paura di cantare, no? E sta arrivando una grande gioia in merito a una protesta che hai fatto contro te stessa o contro te stesso più che altro, contro le tue paure, credo. Sì, puoi manifestare tutti i tuoi desideri. E te l'ho detto che io qua vedo la realizzazione dei tuoi desideri. L'imperatrice esce quando chi crede in se stessa o in se stesso, solo chi crede in se stessa o in se stesso può realizzare tutti i suoi più grandi obiettivi. E quindi l'imperatrice esce proprio con questo aspetto, ti vedo agguerrito, agguerrito nel voler realizzare qualcosa, no? E quindi le carte me lo confermano, puoi manifestare tutti i tuoi desideri. Qua abbiamo un 5 e qua abbiamo il 5 di coppe. Come? Alleandoti alle emozioni di tristezza, dolce malinconia, come ci insegniamo con le pratiche sciamaniche. Guardate che è bellissima ehm, questa ripetizione di questo aspetto, no? Sì, bellissimo. Vediamo cos'altro ti dicono queste.
fede, devi solo avere fede, fede. Il mistero risolve, non cercare con la mente, il mistero risolve. Va bene? In arrivo questa grande felicità, eventi improvvisi che portano questa grande felicità. Solo fede, mi dicono, solo e unicamente fede. Vediamo cos'altro ti dicono queste. Le carte della luce interiore. Allegria e felicità, eccola, allegria e felicità, arriva una grande allegria, una grande felicità. Qua dice, sono come un bambino che incontra l'allegria nella vita. La felicità sta nello spirito, non nelle cose materiali, incluso l'allegria più piccola è una grande fonte di luce. E questo è un invito per te, no? A gioire quotidianamente del momento presente, tutto ciò che hai, senza pensare a cosa deve arrivare dopo. E qua mi viene in mente, se hai un progetto creativo, qualsiasi cosa, e focalizzati soltanto sul puro piacere di fare quella cosa, utilizzando la grande formula psichica, sulle ali della perfetta creatività coltivo il gioco del puro piacere. Perché una cosa grande sta arrivando, ragazze mie, qua. La fede viene premiata, la fede viene premiata, va bene? Mettiamone un'altra. Tu sei la luce, dice questa. Tu sei la luce, il creatore. Realidad. Soy leal conmigo mismo y con lo demás. Sono leale con me stessa e con gli altri. Mi tolgo la maschera e lascio le illusioni. Ho fede in me stessa, in me stesso e mi mostro per quello che sono. Non necessito nascondere niente. Sostituisco la vergogna por el poder del amor y la verdad. Allora, sai la cosa, spesso noi ci rendiamo conto che abbiamo paura a realizzarci perché abbiamo fatto dei patti animici con la nostra famiglia. Abbiamo paura a sentirci di più perché siamo abituati nella mediocrità. Quindi qua mi stai dicendo abbi fede perché tu stai per sperimentare prosperità e successo. E la tua prosperità e il tuo successo non hanno... Tu sei un canale del divino, della fonte divina, non devi sentirti in colpa, 5 di coppe, perché hai successo, ma piuttosto il successo che hai tu sei veicolo della fonte divina, devi metterlo al servizio dello spirito della grande madre. In questo modo sparisce ogni tipo di colpa. Quindi sii onesta con te stessa o con te stesso, di a te stessa veramente quello che vuoi, al di là dei paragoni, dei giudizi, dei condizionamenti, perché sta arrivando per te una grande felicità dovuta proprio a questo riconoscimento, mi spiego? Bellissimo. Vediamo un'ultima carta di queste. La luce delle stelle, tu sei la stella. Realizzazione di sogni, di obiettivi, non rallentare la manifestazione con esitazione o preoccupazioni, te l'ho già detto. Mantieni la fede e crea luce nell'oscurità. Il cammino delle stelle è fatto dalla stessa energia. E qua c'era stelle, stelle. La stella è la tua carta. La stella chi è? Colei che ha una nudità animica davanti a tutti. È creativa, creativo, esuberante, è diversa e non ha più vergogna, come dice questa carta, di mostrarsi per la bellezza che la incarna. Non è paragonabile, non è misurabile a nessuno. Quindi ti dicono sia autentica, autentico e vai dritta come una stella, va bene? Mi parlano anche di riconoscimenti pubblici qua, di qualcosa che ha a che fare con questo, l'imperatrice, quello della fortuna, qualcosa all'improvviso succederà che creerà questa felicità, abbi fede, perché questo è il cammino, ok? Quindi detto questo, ragazze e miei ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!